Ciao amici, bentornati sul mio canale. Oggi veloce unboxing di un endoscopio che mi è stato fornito gentilmente da Banggood per questa prima, vogliamo dire, collaborazione, ma non so se proseguirà, vedremo in futuro, che avevo bisogno di un endoscopio per fare delle ispezioni all'interno delle tubazioni del giardino di casa, e loro gentilmente mi hanno fornito questo apparato. Eh, Si chiama Industrial Endoscope S01 ed ha un monitor da 4,3 pollici, è un formato Full HD, ha la possibilità di registrare video, scattare foto, è un IP67 ed ha la possibilità di eh, essere collegato anche al PC, vedremo poi dopo. E niente, come vedete dalle indicazioni dicono che può essere utilizzato per ispezione dei tubi, per delle saldature dall'interno, oppure per ispezioni nelle auto, oppure all'interno di murature. E naturalmente vi lascerò il link in descrizione, con un codice sconto che, se siete interessati, potete andarlo ad acquistare. Tramite questo avrete una percentuale di sconto. Niente, iniziamo. Come vedete la scatola è un po' mal ridotta perché il corriere, purtroppo, infatti l'ho già aperta per verificare che fosse integra, e il corriere non ha avuto molta cura del pacco. Niente, apriamo, vediamo cosa c'è al suo interno. Dunque, queste qua sono 3 testine da utilizzare alla punta della sonda dove è posizionata la telecamera. Ce n'è una con un gancio, una con un magnete per eventualmente, se ci fosse qualche vite, qualche oggetto metallico da estrarre, e l'altra, come vedete, con uno specchietto che permette di vedere a 90 gradi rispetto al verso di inserimento della sonda, per cui se abbiamo un tubo eventualmente che parte in verticale, con questo riusciremo a vedere nella parte superiore della tubazione. Dopodiché troviamo il cavetto USB-C che serve per la ricarica, le istruzioni naturalmente in inglese. Come vedete c'è la possibilità di collegarlo anche sia uno smartphone scaricando l'app tramite questo QR code, e sia tramite PC, sia Windows che iOS. Come vedete qui vi indica quello che vi ho appena detto, il posizionamento delle testine, magnete, gancio e specchio laterale. Andiamo a tirare fuori l'apparato vero e proprio. Bene amici, andiamo a vedere da vicino proprio lo strumento. Come vi avevo detto, ha lo slot per la scheda SD, la micro SD, con lo slot per la ricarica con USB-C. Vi ho anche detto che si può collegare direttamente a un PC o uno smartphone tramite questa chiavetta a brugola. Si andrà a svitare questa vitina qua, si estrae il connettore e si andrà a collegare direttamente al PC o ad uno smartphone tramite un adattatore
OTG che non è fornito nella confezione. E poi, una volta fatto quello che è necessario, si può ricollegare allo schermo. Però la comodità di questo è di avere direttamente uno strumento che mi permette, come vedere, utilizzando la scheda SD, sia di filmare, di salvare dei video che sono in Full HD, in 24, oppure di scattare delle immagini. Come vedete qui vi è anche un interruttore che accende e spegne questa luce posteriore, che può sempre servire per illuminarci la zona di lavoro. Spegnere. Niente, andiamo a vedere i vari menu che troviamo all'interno. Andiamo ad accendere il device. Come vedete, questa è la definizione delle immagini, che per essere un apparato non professionale direi che è abbastanza definito. Il pollice il monitor è di 4,3 pollici e come vi ho detto prima, all'interno troviamo questi adattatori, queste punte che andranno posizionate in questa posizione, e vi è un gancio per in caso ci fosse qualcosa da tirare via, un magnete in caso appunto ci fossero dei pezzi metallici da recuperare, oppure uno specchio che permette di avere diverse visioni e non solo quella frontale. Andiamo a vedere il menu. Utilizzando questo tasto, come vedete, riusciamo a invertire la visione. Vedete, la facciamo al contrario, non è automatica, non ha l'auto reverse. Qui se vogliamo eseguire qualche ingrandimento dell'immagine direttamente, senza doverlo fare poi tra virgolette in post produzione. Andiamo a vedere il menu. Come vi ho detto, stranamente c'è anche l'italiano che ho già impostato prima. Bene, qui abbiamo data etichetta e tipo un watermark da inserire la data sull'eventuale foto e video. Mentre se andiamo proprio nel menu, qua si andrà a modificare data e ora. Qui si andrà a impostare lo spegnimento automatico. Se io adesso ce l'ho in manuale, per cui lo spengo dal tasto di on off, però si possono impostare altre date, 1 minuto, 3 minuti, 5 minuti, questo per salvaguardare la durata della batteria. Dopodiché c'è la protezione dello schermo, lo screensaver. Anche qui io l'ho lasciato impostato in manuale. Anche qui si possono impostare dopo 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti di attività. La lingua, che ci sono praticamente tutte le lingue, dall'inglese fino al coreano, come vedete, allo spagnolo, all'arabo e al russo anche. Il cinese lasciamolo in italiano. Dopodiché c'è ancora dopo la lingua il formato. Loro è una traduzione, sarebbe la formattazione della scheda SD, e poi le impostazioni predefinite che riporta alla situazione di fabbrica, ai dati di fabbrica. Dopodiché c'è la versione del firmware, e questo è
altre funzioni non ce ne sono, proprio basico. Niente, adesso andremo poi a fare una prova che vi farò vedere direttamente quando andrò a provare a verificare le tubazioni degli scarichi delle grondaie, come il funzionamento. Io avevo chiesto un cavo da 5 metri, sarà da misurare, ma non penso che ci arriva. Vorrà dire che lo farò in due, visto che appunto la distanza è di circa 10 metri, lo farò, e ho un tombino appunto ho dei pozzetti di ispezione ogni 10 metri, farò un verso e l'altro nelle due direzioni in modo da verificarlo tutto. Niente, seguitemi per la seconda parte. Bene amici, spero che si veda decentemente. Adesso andiamo a testare l'endoscopio. Andiamo ad aprire le fascette in velcro. Andiamo a stendere un po'. Come vedete ci sono un po' di formiche, ho disturbato un po' di formiche rosse aprendo questo pozzetto. Qui scende la grondaia e poi prosegue lungo. Sicuramente non riuscirò a fare tutta la lunghezza perché come vedete non è molto lungo, però comunque riesco a rendermi comunque idea della situazione del tubo, perché comunque è un tubo che ha 40 anni e non so cosa abbia subito. Bene, a questo punto andiamo ad accendere il nostro visore. Ok, come vedete si è accesa la lucina e andiamo ad inserire la sonda. Ok, per adesso il tubo sembra, non so se riuscite a vederlo, io dal display riesco, anche nonostante la luce, riesco a vedere che il tubo è integro e non è otturato. Forse un po' più di illuminazione sarebbe l'ideale. Per il sensore ottico che ha, però comunque si riesce lo stesso a distinguere. Adesso proviamo a vedere inserendolo qui su questo tubo. Come vedete lassù in punta si vede la fine del tubo che va a finire sul petto.
per cui possiamo già vedere che il tubo è libero. Sicuramente una cosa che può aiutare, anche se il tubo, la sonda è rigida, può essere d'aiuto a accoppiarla a una sonda da elettricista, perché soprattutto fa le curve e boh. Niente, questo, ecco, abbiamo l'assistente che è venuto a trovarci. Coco, e niente, per il test questo è quanto. Per il mio utilizzo che ne devo fare va più che bene, perché il mio non è un utilizzo, naturalmente non deve essere preso come professionale, però comunque penso che per quello che, per il costo vada bene. E poi sta a voi vedere se è un articolo che può interessarvi oppure no. Comunque troverete il link per l'acquisto con il relativo codice di sconto. Adesso io proseguo con l'altra ispezione per non tediarvi, e se il video vi è stato utile, mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate come al solito un like e attivate la campanella per essere aggiornati sui nuovi video in uscita. Vi ringrazio e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti.